La digitalizzazione aziendale. Sai come puoi digitalizzare nella pratica la tua azienda? Oggi ti spiegherò proprio questo. Alcuni programmi e tool gratuiti e freemium che ti aiuteranno a velocizzare il lavoro aziendale, gestire i tuoi contatti, analizzare dati, gestire dipendenti e tanto altro. Io sono Giorgio Sanna e tu sei su Webita. Prima di vedere assieme i software che ti possono essere utili per digitalizzare la tua azienda, ti chiedo solo un piccolo favore, quello di mettere mi piace e iscriverti al canale. Aiuterai Webita a crescere e a fornirti contenuti sempre migliori. Veniamo al dunque, la digitalizzazione, parola di cui in questi anni si è fatto davvero l'abuso. E non lo dico in maniera dispregiativa, ma lo dico perché negli ultimi anni se ne è parlato tanto, ma nella pratica non viene ancora utilizzato. O meglio, da molti non viene utilizzato. Già perché se per le imprese che si possono considerare grandi è facile avere un gruppo di persone che si dedica e gestisce la digitalizzazione interna aziendale, per la piccola e media impresa ovviamente non è così. E non solo è difficile trovare la figura addetta a gestire la digitalizzazione interna aziendale, ma modificare tutto il flusso di lavoro rendendolo digitale non è una cosa semplice. Per questo, visto la mia esperienza ultimamente con le aziende, nel cercare di digitalizzare il loro flusso interno aziendale, mi sono deciso a fare questo video e a spendere i miei 2 centesimi per dare dei consigli utili nella pratica. Quindi quello che andremo a vedere oggi è capire quali siano le aree dove applicare la digitalizzazione aziendale e comprendere quali strumenti gratuiti o freemium, freemium significa quegli strumenti che partono dall'essere gratuiti di base e hanno un costo se si vogliono funzionalità maggiori, si possono adottare per cercare di digitalizzare al meglio la nostra azienda o quell'area specifica. Quindi è possibile che in alcune aree voi abbiate già uno strumento valido che utilizzate, ma magari in altre aree che andremo a vedere state a zero, oppure volete semplicemente cambiarlo e migliorarlo. In linea di massima, qualsiasi strumento che viene utilizzato in ambito web, digitale o cloud aiuta ad andare verso quella che è appunto tutta la digitalizzazione aziendale. Se gli stessi strumenti poi tra loro sono interconnessi, quindi avviene uno scambio di dati, il vantaggio si fa duplice. Ma veniamo quindi a quali sono le aree amministrative dove possiamo usufruire tool, programmi per attuare la nostra digitalizzazione nell'azienda. La prima importante area di cui vi voglio parlare, dove la digitalizzazione può davvero fare la differenza e nella maggior parte dei casi non viene presa in considerazione uno strumento adatto, è la comunicazione interna aziendale. In molte aziende, infatti, viene in alcuni casi utilizzata in maniera abbastanza discreta l'utilizzo delle mail, in altre ancora il comune numero di telefono per le chiamate telefoniche e in altre l'utilizzo di strumenti addirittura personali come WhatsApp o simili. Il problema è che sebbene questi siano strumenti effettivamente digitali, devi capire che ci sono strumenti adatti che possono fare la differenza per svariati motivi. Quello che mi sento di consigliarti quindi è uno strumento professionale utilizzato anche da grandi aziende per tutte le comunicazioni interne, che presenta tutta una serie di vantaggi che vedremo adesso. Sto parlando di Slack. Slack non è altro che una chat, per definirla in parole semplici, divisa per argomenti, nei quali l'amministratore può far affluire degli utenti e quindi dividere le chat per argomenti, assegnarla a determinati utenti e quindi salvare tutte quelle che sono le comunicazioni interne aziendali. Slack poi a sua volta ha tutta una serie di funzionalità avanzate che vanno dalle più comuni, come i messaggi vocali, fino a funzionalità di rilievo adatte per determinati settori. Grazie a delle API professionali, infatti, può collegarsi a tanti servizi esterni e quindi usufruire di una serie di vantaggi aggiuntivi, come ad esempio il collegamento a Drive di Google. Ma per capirlo meglio adesso gli daremo uno sguardo veloce. Come potete vedere, questa è la schermata principale di Slack. Collegandovi infatti a slack.com potrete effettuare semplicemente la registrazione, inserire quindi la vostra mail di amministrazione e in pochi semplici passaggi accedere a questa che sarà la vostra dashboard. Qui sulla sinistra potete vedere gli argomenti e per ogni argomento aggiungere le persone. Vi basterà inserire la loro mail per farli partecipare al canale attivamente. Scrivendo un messaggio, ciao, rimarrà solo in questo canale e in altri canali ovviamente non ci sarà. Potete creare diversi canali, ad esempio chiamarlo social, crearlo e aggiungere tutti i membri o decidere di aggiungere persone specifiche. Uno strumento davvero potente e a mio parere indispensabile per avere una comunicazione interna aziendale efficace e soprattutto tracciata sia nei contenuti che nello scambio di messaggi. Come vi ho accennato prima, inoltre,
Navigando su App potete trovare tutta una serie di applicazioni che si possono collegare a Slack e aumentare le sue funzionalità. Come potete vedere potete trovare Google Drive, Zoom, Calendar, Trello e molti altri. Slack è una piattaforma freemium e come potete vedere nella schermata di comparazione dei vari piani disponibili, partendo dal free che già di base vi offre tutte le funzionalità che vi ho fatto vedere prima, andando fino al Pro, Business ed Enterprise avete dei vantaggi aggiuntivi. Il Pro ad esempio ti dà una cronologia di tutti i messaggi dei vari canali illimitata, integrazioni di app illimitate ed altre funzionalità utili. Per questa spesa può essere davvero efficace. La seconda area invece di cui ti voglio parlare è l'area amministrativa finanziaria, relativa alla gestione delle fatture, dei preventivi, note di credito. Per la gestione di questi documenti, insomma, ci sono dei software che sono in parte free e in alcuni casi a pagamento. Ora cercheremo di capire le differenze e quali tra queste, a mio parere, si possono considerare tra i migliori. Partiamo subito con il primo, quello open source. Sto parlando di SDI PEC. SDI PEC è forse la migliore proposta open source per la gestione della fattura elettronica che c'è attualmente online. Lui si basa sulla PEC per mandare la fattura elettronica, quindi i dati in sé per sé dell'XML che viene creato, e quindi non c'è nessun intermediario. Tant'è che, come puoi vedere tu stesso qui nella home page di SDI PEC, dove puoi oltretutto scaricare gratuitamente ovviamente il programma, dice in chiare lettere: invia e ricevi le tue fatture elettroniche gratis, in autonomia e senza intermediari. Ciò significa che non ci sono costi, se non quello della PEC, che però già dovresti avere. Andando nella pagina delle funzionalità puoi vedere qui che ci sono tutta una serie di funzionalità, tutte limitate e tutte gratis, e questa è una grande cosa. Si possono inviare fatture B2B, B2C, pubblica amministrazione, crearle ovviamente, gestire parcelle e diverse altre funzionalità. Trovate poi una sezione guida che vi guiderà dall'installazione fino all'utilizzo di tutte le funzionalità di questo programma, e tramite assistenza potrete direttamente contattarli se ci sono problematiche di ogni sorta. Insomma, un software open source valido, tra i migliori disponibili per gestire la fatturazione elettronica senza alcuna spesa mensile. Il secondo software invece che ti voglio presentare è un software che non è open source, è a pagamento infatti, ma a mio parere presenta dei grossi vantaggi, specialmente nella facilità di utilizzo, nell'integrazione con altre piattaforme e nel grosso vantaggio del cloud. Sto parlando di Fatture in Cloud. Fatture in Cloud, come vi ho accennato, secondo me è uno dei migliori software a pagamento per la gestione della fatturazione elettronica per tre motivi principali. Il primo è la facilità di utilizzo. Si presenta con un'interfaccia particolarmente di facile comprensione. Come potete vedere sulla sinistra ha tutte le opzioni, la possibilità di aggiungere il commercialista, clienti, prodotti o servizi e tutte le voci di fattura, più gli acquisti, quindi le spese. Presenta una dashboard che è in grado di calcolarvi tutti i costi, gli utili, i fatturati, eccetera, per anni, con eventuali proiezioni e grafici, che ora non vi faccio vedere per motivi di privacy ovviamente. E l'altro grosso vantaggio che ha è il suo utilizzo appunto in cloud, quindi da qualsiasi postazione vi troviate potete connettervi al vostro account e gestire in totale semplicità l'invio di fatture elettroniche, la creazione di preventivi, gestione di contatti dei clienti, davvero ben fatto. Per quello che riguarda i costi, potete vedere qui nella schermata i costi che ha. Parte da 8 euro al mese per chi è in regime forfettario, salendo poi dai 10, 19 e 26. Ovviamente aggiunge delle funzionalità, ma già quello di base ha tutto ciò che vi ho fatto vedere prima. Terza e ultima area di cui ti voglio parlare, in cui la digitalizzazione può davvero fare la differenza, è quella relativa alla gestione dei dati dei clienti che tu hai, al marketing e all'analisi dei dati. Sto parlando del CRM. Per chi non sapesse che cos'è un CRM, brevemente possiamo dire che è appunto una piattaforma che aiuta la gestione dei contatti dei clienti, il recupero dei lead. Se non sai cosa sono i lead, ti metto qua un video che te lo spiega, all'utilizzo degli stessi contatti per poter fare pubblicità attraverso mail marketing o altri metodi, e all'analisi della pubblicità fatta e dei contatti per quello che riguarda l'andamento, la divisione di liste, la segmentazione e altre tipologie di analisi. In questo video mi limiterò a segnalarti due CRM. Il primo che ti segnalo è il fratello
di fatture in cloud, CRM in cloud. È sviluppato dalla stessa software house che ha appunto sviluppato fatture in cloud ed è una delle soluzioni come fatture in cloud più semplice e in cloud. Due vantaggi che fanno sì di avere un vantaggio competitivo chiaro. Cosa fantastica è la possibilità di integrare CRM in cloud con fatture in cloud e quindi avere i contatti sincronizzati tra le due piattaforme. I costi, come puoi da vedere subito, iniziano da 9 euro al mese fatturati annualmente fino ai 22 euro fatturati sempre annualmente, quindi 264, 108 relativamente, e ha tutta una serie di funzionalità che ti invito ovviamente a guardare con calma in autonomia andando sul link in descrizione che trovi sotto al video. Ovviamente in descrizione ti ho inserito il link di tutte queste piattaforme. Non li starò qui a nominare uno per uno, però potete vedere catalogo prodotti, utenti procedurali, token web API, spazio disco, insomma a seconda di quello che si paga ovviamente si ha. Il secondo CRM invece che ti voglio consigliare e che a mio parere parte da una versione gratuita al contrario di CRM in cloud, dando già delle funzionalità di base più che sufficienti a una gestione ottimale per fare della pubblicità, gestire dei contatti, acquisire dei lead, è Fluent CRM. Fluent CRM è un CRM installabile su un qualsiasi sito WordPress, che ti ricordo essere una piattaforma open source, quindi gratuita anch'essa, e ti permette di avere lo stesso vantaggio di un CRM in cloud, quindi utilizzabile da qualsiasi piattaforma anche lui, e alcune funzionalità di base che adesso vediamo insieme. Eccoci qui, questa è la demo di Fluent CRM, il CRM quindi installabile su WordPress, come puoi vedere, che come detto prima non è altro che un CMS open source. Trovi sempre un link nella descrizione dove ovviamente puoi approfondire su che cos'è WordPress e come installarlo, e sullo stesso puoi integrare l'installazione di Fluent CRM. Ovviamente parliamoci chiaro, queste sono installazioni che generalmente fanno i webmaster, quindi se sei a zero sulle installazioni, su che cosa significa installare un sito web, gestire uno spazio d'hosting, puoi sempre rivolgerti a dei professionisti, come ad esempio lo siamo noi di Webita, oppure rivolgerti già al tuo webmaster che magari ha già installato WordPress per realizzare il tuo sito web. Ti ricordo che WordPress è uno dei CMS più utilizzati dai webmaster per creare siti web, quindi probabilmente anche il tuo sito web è stato creato con WordPress. Insomma, a seconda della tua situazione dovrai capire se puoi accedere a Fluent CRM, crearti da te, se hai delle competenze di base, un'installazione di WordPress per potertelo installare, oppure pagare un webmaster che ti fa il lavoro. Oltre però al lavoro che viene fatto per WordPress, l'installazione di Fluent CRM e il pagamento del servizio hosting annuale, non avrai altre spese. Ma adesso vediamo qualche funzionalità di Fluent CRM. Allora, innanzitutto una delle funzionalità principali è quella relativa ai contatti, quindi navigando avrai la dashboard semplicissima dove potrai aggiungere dei contatti, quindi nome, cognome, telefono, email, oppure importarli direttamente con un file CSV semplicemente o direttamente con gli utenti WordPress nel caso ci siano. Puoi addirittura importarli da altri provider come Chimp, CoverKit, MailerLite, eccetera. Diciamo che l'import da un CSV forse è quello più utilizzato. Ti basterà quindi caricare un file CSV con tutti i contatti che magari hai già a disposizione per ritrovarteli. Qui invece sotto Campaigns potrai trovare un semplice tool per creare delle campagne, quindi creare le tue email, quindi mail di esempio è una campagna, potrai quindi qui creare la tua campagna, salvarla, continuare per scegliere l'oggetto della mail, eventualmente un pre-header, inviare un test mail se hai bisogno di testare il tutto, continuare e scegliere quindi a chi mandare questa mail. Quindi potrai filtrare i tuoi contatti che hai aggiunto prima per tag, quindi facendo delle liste apposite per clienti, potenziali clienti, eccetera, e mandare agli stessi determinate mail. Avrai poi dei report sull'invio di queste mail e potrai anche creare dei form integrando Fluent Form, che è diciamo un altro add-on per appunto raccogliere gli eventuali lead. Come puoi capire, abbastanza semplice nell'utilizzo, gratuito di base, una soluzione che a mio parere per chi magari vuole trovare qualcosa di gratuito, magari ha già un'installazione di WordPress attiva e vuole sfruttare
la potenza di un CRM, può essere una soluzione valida da utilizzare. Come avrete capito, quindi online per nostra fortuna ci sono delle soluzioni freemium gratuite o open source che ci permettono di digitalizzare almeno in parte quelli che sono i flussi di lavoro che abbiamo in azienda. Certo, quelle che ti ho mostrato sono solo alcune delle soluzioni che si trovano online. Oggi la digitalizzazione ha fatto passi da gigante, ma spero che già con questi tool che partono dall'essere gratuito a pagare qualche euro al mese, tu possa trovare degli strumenti utili per aiutarti a gestire meglio quelli che sono i flussi interni aziendali, alleggerire il lavoro magari di alcuni dipendenti e a spostare la concentrazione focus verso l'ottenimento di altri traguardi e quindi non perdere tempo con la gestione aziendale interna. Fammi sapere quale strumento invece tu utilizzi, se lo utilizzi già. Scrivilo qui nei commenti. Se ti è piaciuto il video, poi come sempre ti invito a mettere un mi piace e iscriverti. Alla prossima, ciao!